piacere, sono Gabriele Nerucci della Scuola Superiore Sant'Anna e sono un dottorando in agrobiodiversità. Quest'oggi vi parlerò della tecnica agroeconomica della consociazione, che in questo caso prevede la consociazione tra una leguminosa e un cereale. La leguminosa è il cece, il cereale è il frumento. È stato scelto il cece perché negli ultimi 15-10 anni è sempre più richiesto dal mercato come altre proteine vegetali, in quanto surrogato di proteine animali. E perché chiaramente il cece ha un prezzo sul mercato interessante. In questa prova sono presenti 5 varietà di cece, alcune appartenenti al gruppo Cabuli, altre appartenenti al gruppo Desi. Per il gruppo Cabuli abbiamo il Sultano, che è una varietà italiana, il Castellano, che è una varietà spagnola, e il Lambada, che è una varietà francese. Mentre per quanto riguarda le varietà Desi abbiamo 2 rappresentanti, il cece nero della Murgia, che è una varietà italiana, e il cece Castor, che è una varietà francese. Sono state scelte queste 5 varietà per la loro estrema variabilità, sia morfologica che fisiologica. Per quanto riguarda le caratteristiche del Cabuli, brevemente hanno una taglia maggiore, più elevata, hanno un cece di colore bianco, comunque crema, di forma regolare, rotondeggiante e con un peso unitario superiore ai 300 mg. Viceversa, i ceci di tipologia Desi hanno un portamento semiprostrato, hanno una taglia più bassa, generalmente ramificano di più, hanno una maggiore presenza di pigmenti, infatti i fiori sono tendenzialmente colorati. Ad esempio qua vediamo un cece di tipo Castor con un fiore pigmentato di viola, mentre qua abbiamo un cece di tipo Lambada Cabuli pigmentato di bianco. La caratteristica peculiare dei ceci di tipo Desi è la loro dimensione più ridotta rispetto ai Cabuli e le loro sfumature di colore. Infatti questi ceci hanno piccole dimensioni, colori variabili dal verde, marrone, nero. Qua troviamo in consociazione ciascuna di queste varietà con lo stesso grano appartenente alla varietà Bolero. È un grano alternativo e infatti la semina è stata fatta in primavera. È stata una semina contemporanea, la dose per il cece è stata quella ottimale, quindi parliamo di un target di semina di 45 piante a metro quadro. Mentre per quanto riguarda il frumento in consociazione la densità è stata ridotta a quasi un terzo. La disposizione prevede un'interfila del cece in monocultura di 36 cm, nel quale si introduce il grano laddove in consociazione ha una distanza dalla fila di cece di 18 cm. Possiamo sicuramente vedere come la consociazione cece-grano ha avuto un effetto paragonabile, se non migliore, lo possiamo vedere qua, rispetto al cece in monocultura che è stato sarchiato. Benché il cece in monocultura sia stato sarchiato, possiamo vedere la presenza abbondante di questa infestante Chenopodium album, che svetta sopra il cece anche di molto, mentre qua in consociazione il Chenopodio è rimasto basso, ha uno stadio fisiologico ancora iniziale, perché non ha avuto modo, grazie alla soppressione, alla competizione del frumento, di svilupparsi in altezza. Quindi è già possibile vedere un'estrema variabilità, un'estrema differenza tra cece in consociazione e cece in monocultura. Altra cosa interessante da vedere, che è possibile vedere qua
ad esempio, è stata la differenza tra il sarchiato e il non sarchiato, ovvero cece non sarchiato, che possiamo osservare qua, dove sostanzialmente si vede soltanto l'infestante, il chenopodio, mentre qua appunto c'è il cece sarchiato, dove comunque sia un po' di cece è ancora visibile. Qua possiamo vedere questo fenomeno chiamato allettamento, dove la coltura subisce per svariati motivi, generalmente fenomeni atmosferici, questo piegamento, questo abbassamento verso il terreno, che inficia la futura produzione sia in termini qualitativi che quantitativi. Interessante vedere come in monocultura questo fenomeno è presente, è visibile, mentre non lo è in consociazione. Qua vediamo che il cece è stato sorretto dal grano che è servito da supporto meccanico.